Nuovo stadio di Milano, rivoluzione San Siro, a che punto siamo e che cosa sta succedendo al progetto per la nuova casa di Inter e Milan? Ci sono degli aggiornamenti, stiamo entrando in una nuova fase molto importante nella strada che però, va detto, è ancora molto lunga verso la realizzazione di questo progetto così ambizioso, quindi come abbiamo fatto in questi anni in cui vi abbiamo portato continui aggiornamenti, portandovi anche diversi ospiti qui sul nostro canale per parlarvi dell'avanzamento del progetto stadio e anche delle complicazioni che sono emerse strada facendo. Oggi abbiamo deciso di rispondere alla richiesta della nostra community di Passione Inter, ovvero di fare un punto della situazione completo, viste le ultime novità frammentarie che stanno arrivando da più parti in queste ore. Quindi facciamo un punto della situazione con le ultime novità, le notizie, i prossimi passi e anche qualche mia opinione sparsa, perché voglio dire anche la mia su questo tema e confrontarmi con voi per sapere che cosa ne pensate anche voi. Per cui, amiche e amici passione interisti, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Subito un like ed un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, così ci sostenete e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci date una mano a far circolare questi contenuti che secondo me sono utili per tutti i veri tifosi interisti che vogliono essere aggiornati su tutti i temi che riguardano l'Inter. A tal proposito, tra l'altro, ne approfitto anche per ringraziarvi per il grande supporto che ci state dando soprattutto in questi ultimi giorni, perché sempre di più su YouTube state utilizzando il nuovo strumento dei super grazie sotto ai nostri video, quindi vi ringrazio davvero tanto per il grande supporto che state dando al nostro progetto totalmente indipendente e che ha bisogno della vostra mano e sempre di più ci state aiutando a crescere. Quindi, detto questo, andiamo alle notizie, facciamo il punto della situazione dunque. Tema nuovo stadio di Milano, ovviamente nella zona dove oggi sorge l'attuale stadio Meazza in San Siro, un impianto storico diventato iconico in tutto il mondo. Quali sono le ultime notizie e la grande novità del momento soprattutto? Inter e Milan, in vista del via al dibattito pubblico, hanno presentato in comune a Milano e quindi anche a Roma una relazione sul progetto per lo stadio che ha accolto le richieste fatte al comune, quindi soprattutto la richiesta di ridurre l'indice volumetrico delle opere, tradotto meno cemento, meno impatto nella zona San Siro, meno impatto delle costruzioni varie attorno allo stadio, più spazi verdi in tutta l'area con anche un nuovo parco urbano. Queste le richieste che sono state quindi accolte dai club, con però un effetto conseguente, perché a questo punto, vista la necessità di ridurre le dimensioni volumetriche di tutto ciò che c'è attorno allo stadio, si decide di ritornare a quello che era in realtà anche l'idea iniziale, ovvero la demolizione totale dell'attuale stadio Meazza. Era stato già pensato, ideato all'inizio di questo iter verso la costruzione del nuovo stadio, poi ad un certo punto si era iniziato a ragionare sulla possibilità di mantenere una piccola parte dell'attuale impianto per ricordare il Meazza e quindi non cancellare del tutto il ricordo anche fisicamente. Invece, alla luce appunto dei cambiamenti richiesti sulle volumetrie dei progetti da parte del comune, si torna a quella che era l'idea iniziale, ovvero di demolire tutto l'attuale stadio Meazza. Novità che è emersa nelle scorse ore e che poi è stata di fatto anche confermata dal sindaco di Milano Beppe Sala che, a mio modo di vedere, si sta ponendo sempre più in un atteggiamento favorevole verso questo progetto, senza però prendere una posizione troppo netta, troppo forte. Questa è un po' una mia impressione. Vi leggo anche delle dichiarazioni del sindaco Sala che mi sono appuntato e che vado a recuperare. Eccoci qua. Sala che dice: "A tutti quelli che difendono l'attuale San Siro dico: ma che cosa ne facciamo? Anche dai comitati che difendono San Siro non è venuta fuori un'idea per poter gestire 2 stadi. Dal mio punto di vista credo che sia economicamente gravoso, a meno che qualcuno durante il dibattito pubblico non si faccia avanti per dire: lo gestiamo noi e lo affittiamo noi per una serie di anni". Parole quindi del sindaco di Milano, Sala. In seguito a queste dichiarazioni si sono aggiunte poi anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter Antonello, sempre che si sta occupando in prima persona per quanto riguarda l'Inter del progetto stadio. Dall'altro lato per il Milan invece il presidente Scaroni. Entrambe le parti sono molto allineate, stanno portando avanti tutto insieme a braccetto e portano avanti anche lo stesso messaggio. Hanno parlato quindi innanzitutto nelle scorse ore della necessità di ristrutturare strutture che ormai hanno tanti anni sulle spalle, poi si sono soffermati soprattutto
sull'importanza economica del nuovo progetto di cui parliamo tra poco, dove vi faccio vedere anche un'altra serie di dati, Scaroni, poi presidente del Milan, sul tema della demolizione di San Siro ha detto la seguente frase che vi recupero: la leggenda di San Siro, dice il presidente del Milan Scaroni, è dovuta a Milan e Inter, le due grandi squadre che ci hanno giocato e lo hanno reso iconico con i loro successi. Se vogliamo che questa leggenda si tramandi nel tempo, Milan e Inter devono poter disporre di uno stadio moderno, in grado di aumentare spettatori e ricavi. Solo così il calcio milanese potrà crescere e competere in prima fila anche a livello internazionale. Quindi solo così il calcio milanese potrà crescere e competere in prima fila anche a livello internazionale. Questo è il messaggio che portano avanti Milan e Inter a braccetto insieme. La linea quindi dei due club è molto chiara, serve un nuovo stadio, altrimenti non si potrà competere con le altre potenze europee. Questo è il messaggio che passa, aggiungono poi a livello anche di importanza storica dell'impianto che poi con la competitività dei club, quindi i nuovi risultati che i club potranno ottenere grazie anche al nuovo stadio, anche il nuovo stadio poi diventerà iconico come il Meazza nel tempo. Questa è la sintesi. Un discorso che, per me mi lascia qualche perplessità che aggiungeremo tra poco. Sono delle dichiarazioni che anche qui esprimo una mia opinione, anzi la esprimo adesso. Tra l'altro un'opinione che è condivisa anche da Gianfelice Facchetti, che ricorderete abbiamo avuto poche settimane fa ospite proprio qui sul nostro canale. Sono dichiarazioni che forse ancora una volta dimostrano di come la ristrutturazione del Meazza, dell'attuale impianto, sia stata valutata ufficialmente, ma forse non in maniera troppo convinta. Nel senso, io non ho sicuramente le competenze per dirvi se la ristrutturazione di San Siro può essere una via più economica e ugualmente funzionale al raggiungimento degli obiettivi economici fissati. Tendo quindi a fidarmi dei professionisti interpellati dalle società che hanno fatto tutti gli studi e hanno portato al risultato che poi anche lo stesso Antonello aveva indicato pubblicamente, ovvero che la ristrutturazione di San Siro, dell'attuale impianto del Meazza, non sarebbe stata economicamente vantaggiosa quanto invece lo sarà il nuovo progetto. Però ecco, la sensazione che la soluzione nuovo stadio al posto della ristrutturazione del vecchio abbia preso piede con più tempo ed anzi con più convinzione ed in breve tempo ce l'ho. È una scelta condivisibile o meno. A Madrid hanno ristrutturato il Santiago Bernabéu per il Real, ma hanno deciso di demolire il Calderón per fare spazio al nuovo Wanda dell'Atletico Madrid. In Inghilterra hanno demolito Wembley e Highbury, quindi evidentemente si può fare, sono scelte. Cosa prevede dunque il nuovo progetto prima di allargare il discorso anche al tema economico? Innanzitutto, condivido un'immagine per chi ci segue da YouTube, ma diciamo ve la leggo anche per chi ci ascolta in podcast. Il progetto scelto per il nuovo stadio è quello di Populus, che vedremo tra poco. Il nuovo stadio sorgerebbe quindi nella zona dell'attuale parcheggio dello stadio Meazza. Per chi ci segue da YouTube, quindi vedete questo blocco rosso che si sovrappone all'attuale parcheggio, dove appunto andrà eventualmente a sorgere il nuovo stadio, con l'attuale impianto che invece troviamo sulla destra qui in questa foto dall'alto, che verrebbe completamente demolito senza lasciare praticamente nulla. Il progetto quindi che andrebbe a riempire questo blocco rosso, come dicevamo, è quello dello stadio disegnato da Populus, la cattedrale, è stato ribattezzato. Opinione personale, mi piace come stadio, nei commenti fatemi sapere anche un po' la vostra, però per sostituire il Meazza è vero che sono i club a costruire la storia dell'impianto, come diceva Scaroni, però per due club così importanti in una città come Milano, così in espansione, sempre più dal respiro internazionale e che comunque deve strizzare l'occhio, secondo me, anche alla parte architettonica, mi sarei aspettato forse qualcosa di ancora più iconico, ancora più unico a livello mondiale. Invece lo abbiamo visto anche qualche mese fa, qualche stadio simile in Europa già esiste. Vedremo poi magari quando andremo avanti col progetto esecutivo magari le cose cambieranno. Sulla base dei primi render, delle prime immagini che ho visto, mi piace, mi sarei aspettato forse qualcosa di più unico, ecco. La cosa che però mi lascia più perplesso, almeno per il momento, o che mi lascia qualche dubbio, è il tema legato ai posti, alla capienza di questo nuovo stadio, perché la capienza sarà tra i 60 e i 65.000 posti, che non è poco assolutamente. Molti dicono troppo piccolo.
Consideriamo però che la media spettatori dell'Inter nella passata stagione è stata di 45.000 spettatori a partita, Milan circa quota 43.000. Quindi la media spettatori ci sta, però è una capienza che porta con sé anche dei limiti, perché magari sì, ti eviti il problema di ritrovarti, ad un certo punto, che ne so, metà gennaio, una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B o con pochi tifosi, butto lì quindi un esempio totalmente a caso, ti eviti partite del genere con l'effetto di uno stadio semivuoto che anche nell'ottica dello spettacolo che la partita e il nuovo stadio deve fornire per migliorare il prodotto calcio, il prodotto Serie A agli occhi di investitori stranieri anche in tema di diritti televisivi, è sicuramente un plus importante. Però dall'altro comporta delle problematiche, per esempio legate alla difficoltà che poi inevitabilmente si andrà a creare al momento di voler comprare dei biglietti per un big match, cioè assistere ad un derby di Milano diventerà una cosa per pochi, sia per i costi che per i pochi posti disponibili, visto che adesso abbondantemente sopra i 70.000 posti vengono occupati tutti in queste partite, anzi anche in partite meno importanti sulla carta del derby. Quindi inevitabilmente i prezzi aumenteranno. È vero anche che i club hanno parlato di voler mantenere dei biglietti accessibili a tutti, quindi cercheranno di aumentare soprattutto i prezzi dei costi più costosi e di quelli più esclusivi, però se l'obiettivo del nuovo stadio è quello di aumentare i ricavi dei club e diminuisci i posti disponibili, la leva da toccare inevitabilmente è quella dei prezzi. È un puro discorso matematico. Accanto allo stadio però poi sono previsti tutta un'altra serie di strutture, diciamo così, quindi una doppia torre di 17 piani, un centro congressi, centro commerciale, spazi per l'intrattenimento, un museo nuovo dello sport, un distretto sportivo poi che si inserirà all'interno di tutta la zona verde che andrà a sostituire il Meazza. Questo quindi a livello progettuale come diventerà, secondo l'attuale progetto, appunto l'area di San Siro. A Inter e Milan verrebbe dato in concessione l'area per 90 anni e si parla di un progetto dal costo sempre di circa 1,2 miliardi di euro, perché nonostante le variazioni delle volumetrie, quindi minor cemento e minori costruzioni, nel frattempo però come sappiamo sono aumentati di molto anche i costi nell'edilizia, quindi la cifra rimane quella che verrebbe coperta al 90% secondo il business plan presentato dai club da un finanziamento a 30 anni. Queste sono quindi le ultime notizie sul tema. Poi passo in avanti, quali sono gli effetti benefici a livello economico che i club si aspettano di ottenere tramite questo progetto? Perché tutto questo progetto inevitabilmente viene fatto non solo per avere uno stadio più moderno, ma soprattutto per aumentare i ricavi del club, come abbiamo ascoltato dalle dichiarazioni che vi ho letto poco fa. Secondo gli studi, anche qui e i business plan presentati diversi mesi fa ormai, si parla di un incremento dei ricavi da stadio di poco più di 120 milioni di euro all'anno. Queste sono le stime che sono state fatte. Di questi 120 milioni, 80 deriverebbero direttamente dallo stadio e 40 dall'area circostante. È ovvio però che questi 120 milioni sono una cifra totale che andrebbe divisa poi tra i due club. Quindi l'Inter otterrebbe 60 milioni di euro in più all'anno con il nuovo progetto stadio. Cifra sicuramente non da poco, perché consideriamo che nell'ultimo dato ufficiale che abbiamo, quello relativo al 30 giugno 2021, l'Inter aveva ricavi pari a circa 364 milioni di euro complessivi, vorrebbe dire un incremento di circa un sesto sostanzialmente dei ricavi solamente con il nuovo progetto stadio, quindi non è poco assolutamente. Inoltre, vi porto altri dati, se facciamo un paragone con l'ultimo dato pre-Covid, quindi dell'ultima stagione intera pre-pandemia, 2018-2019, l'Inter ai tempi aveva dei ricavi da stadio pari a circa 51 milioni di euro e il confronto con le big europee era impietoso perché Barcellona era a quota circa 160, Real Madrid 145, Manchester United, PSG, Arsenal tutte sopra i 100 milioni, quindi il divario era molto molto ampio. Con questi 60 milioni di euro in più l'Inter punta a raggiungere quota 110, ma anche più ottimisticamente 120 se non qualcosina in più milioni di euro all'anno di ricavi solamente dallo stadio, una cifra che la porterebbe quindi vicina agli altri grandi club europei, alcuni hanno continuato a crescere, ma comunque l'Inter si riporterebbe in una situazione non così di gap enorme come invece attualmente c'è. Sarebbe
Un balzo notevole che tra l'altro, andrebbe anche ad aiutare poi la costruzione di una squadra più forte, perché, se consideriamo anche con la nuova regola della sostenibilità finanziaria di cui vi abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio, in cui abbiamo parlato del settlement agreement sui nostri canali che vi consigliamo di recuperare, la sostenibilità finanziaria prevede che si potrà spendere fino a un massimo del 70% di ciò che il club incassa, detto in parole povere. Quindi, sicuramente aumentare il ricavo ti aiuterà a costruire una squadra più forte. Però non illudiamoci e vi spiego il perché nelle mie conclusioni con le mie opinioni, finali. Prima però, quali sono i prossimi passi, prima di farci troppe illusioni su cose che devono ancora succedere. Dalla settimana del 19 settembre in poi, si entrerà nel vivo con il dibattito pubblico a Milano, 10 incontri in 2 mesi per ascoltare cosa la città ha da dire quindi su questo tema. Al termine di questi 10 incontri ci sarà la relazione da parte del coordinatore del dibattito pubblico e il comune, insieme al club, poi ascolterà, diciamo così, le osservazioni presentate dalla, cittadinanza. Non sarà però un parere vincolante quello che emergerà, dalla cittadinanza, quindi alla fine sarà poi il comune a decidere, sul progetto dopo aver sentito tutte le varie osservazioni fatte dalla città insieme ai club Inter e Milan. Entro novembre-dicembre quindi potrebbe arrivare questo okay per lo stadio, un okay necessario per poi procedere con il progetto esecutivo, quindi alcune date che vengono date dai quotidiani e dagli esperti del tema in queste ore è che si punta ad ottenere, tutte le autorizzazioni entro il 2023 e poi ad aprire il cantiere nel 2024 accanto al Meazza che rimarrebbe in piedi, perché, nel 2026 l'obiettivo già indicato dal sindaco Sala è quello di aprire i giochi di Milano Cortina con una cerimonia che si terrà nell'attuale stadio, Meazza, dove accanto appunto ci sarà invece il cantiere del nuovo stadio. Cantiere che le squadre dicono di poter completare in 3 anni e mezzo, quindi pronto per la stagione 2027-2028. Questo è l'obiettivo, mentre la parte attorno allo stadio Meazza, la parte attorno al nuovo stadio anzi, con la demolizione completa del Meazza, dovrebbe completarsi quindi per il 2030. A quel punto poi si entrerà a regime con tutti i ricavi. Quindi per questo dicevo attenzione, andiamoci cauti. Questa è la situazione ad oggi con tutti i dettagli, le varie tappe, stando alle notizie appunto di cui siamo in possesso oggi. Prima di chiudere però, come vi dicevo, vi aggiungo 2 ultime mie osservazioni oltre alle opinioni che ho già seminato lungo il corso del contenuto di oggi. Lo stadio è importantissimo, è vero, lo stiamo vedendo e i dati che vi ho portato sicuramente lo sottolineano, però da parte mia, è importante sottolineare come non si debba far passare, almeno secondo me, lo stadio come l'unica strada per riportare l'Inter e quindi anche il Milan a competere con le altre big. Nel senso che darà una grande mano, ma non illudiamoci che costruendo un nuovo stadio i problemi nel gap che si è creato con le top, europee siano finiti. Perché il paragone tra l'altro viene sempre fatto con gli incassi degli stadi della Premier League, dove l'80% dei club nel 2021 aveva un proprio stadio di proprietà. Però se facciamo il paragone con la Premier League facciamolo a tutto tondo e allora guardiamo a tutto il mondo inglese dove anche i diritti televisivi sono enormemente più alti del campionato italiano. Lo abbiamo fatto spesso questo paragone. L'Inter che vinse lo scudetto con Antonio Conte incassò dai diritti televisivi meno di quanto ha incassato nello stesso anno l'ultima squadra classificata in Premier League. Questo per farvi rendere l'idea. 8 club in Europa nella stagione 2020-2021, l'ultima di cui abbiamo tutti i dati ufficiali dei bilanci a disposizione, 8 club hanno ottenuto ricavi superiori ai 500 milioni di euro in questo bilancio. L'Inter potrebbe essere salita sopra i 400 nell'ultimo bilancio al 30 giugno 2022, grazie però ad una sessione estiva del 2021 straordinaria, che ci auguriamo ovviamente che possa essere fuori dall'ordinario, visto che arrivarono 2 cessioni pesantissime come quella di Lukaku e, di Hakimi. Altrimenti, ecco, senza queste cessioni comunque la forbice rimarrebbe molto ampia con le altre e il +60 che si farebbe segnare con il nuovo stadio aiuta moltissimo, ma non basta a ridurre questo gap. Quindi la seconda osservazione è anche sul tema proprio della demolizione di San Siro, della costruzione del nuovo stadio. La mia speranza è che se proprio si dovrà abbattere il Meazza, lo si faccia comunque per costruire
un qualcosa che debba diventare un'icona per i tifosi e non soltanto una macchina che deve spremere soldi dai tifosi per arricchire le casse dei club. Questa è la mia speranza. Se appunto si farà uno stadio con l'obiettivo di fare proprio uno stadio iconico, va bene. Se è solo una macchina per fare più soldi possibili, rimarrei un po' deluso. Vedremo, vediamo come si procede, e quali saranno poi le tempistiche, se verranno rispettate. Diciamo che c'è dell'ottimismo comunque che circola in questo momento. Fatemi sapere se sono stato chiaro, se avete altre domande, vi aspetto ovviamente nei commenti e cercherò di rispondere a tutti quanti. Se questo approfondimento vi è piaciuto, ovviamente potete sostenerci e sostenere il nostro progetto, il nostro lavoro totalmente indipendente. Ci sono tanti modi, c'è il super grazie sotto i nostri video su YouTube, oppure vi consiglio di dare un'occhiata al club di Passione Inter su www.passioneinter.club, con tanti vantaggi, un sostegno diretto al nostro progetto e una grande community di veri interisti da tutto il mondo che vi aspetta. Io vi saluto con un altro approfondimento che secondo me non dovete perdervi, quello del nostro Simone Frizza, che ha parlato in maniera molto interessante secondo me della situazione relativa a Robin Gosens. Per chi ci ascolta in podcast vi lascio il link in descrizione, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube il link lo trovate qui e guardate subito questo video.